Come mai hai deciso di vivere per strada? Una scelta infinita, In che senso? libertà. Libertà, ti senti libero così? E la libertà più assoluta è quella che sei, non quello che hai. Quella è appartenere alla libertà, non è libertà. E prima perché non ti sentivi libero? Non avevo ancora 18 anni. Hai iniziato a vivere a 18 anni per strada? No, 20 anni. 20 anni? Presto. Devo capire un attimo l'ambiente. E dove sei andato? La prima meta dove sei andato qual è stata? Napoli. Napoli? Ma lì ho durato 2 mesi. Poi sono tornato, poi ho chiamato la mia famiglia, mi sono venuti a prendere e sono tornato su. Si vede che era troppo distante, non riuscivo. Allora poi dopo un mese o 2 mi sono scappato ancora e sono stato a Bologna e ho trovato altra vita. Pensavo che andare lontano fosse più facile, invece no. Devo fare i passi lenti, non andare subito veloce. I primi anni per strada sono stati difficili? All'epoca stava bene. Come? All'epoca stava bene, non era come adesso. C'era più socialità nell'uomo, perché c'era più cuore rispetto alle persone. Non come adesso, hanno il cuore rispetto alle cose delle persone. E la tua famiglia ha mai provato a riportarti indietro? Eh? La tua famiglia ha provato a ricontattarti? Poi dopo arrivavo e andavo. Dove vai? Non puoi fermare un'erba, un mare in piena. Quando vedi certe cose non stai a casa, perché non capisci perché fanno sempre le stesse cose, sempre le stesse. Arrivo in casa, accendo la televisione. Ma ragazzi, ma è un'oppressione. La televisione è un'oppressione. È un passatempo che ti porta a non capire, perché ci stai davanti a fare niente. In quei 2 anni, prima di vivere per strada, hai lavorato? Sì. Lavoravo a Reggio Emilia, Ah sì? E che facevi? facevo il tornitore. Il... Poi ho capito che il tempo è un tempo rubato. Ti rubano il tempo e dopo cosa fai? Senza tempo. Chi è che ruba il tempo? Il lavoro? La società ruba il tempo al tempo. Non hanno tempo e seguono il tempo. Non vedi che seguono l'orologio come se fosse un tempo determinato per andare. Non è un tempo determinato per andare, è un tempo determinato per capire chi sei, la vita, non capire dove vai. Dove vai non stai neanche andando, perché appena vai da una parte subito dopo vai da un'altra e loro dove sei andato? Da una o dall'altra? Da nessuna parte. E perché la gente si lascia rubare il tempo? Per lasciarli per alimentare il non pensiero. Così non hanno più pensiero. Viaggiano tranquilli, senza pensieri, senza una religione, senza una vita e senza la possibilità di chiedere cos'è una vita. La vita è la vita che entra nel legno, ti genera una vita che non puoi vedere. E che consiglio dai a queste persone per salvarsi? Per salvarsi? 3 cose. Per essere libere, che consiglio dai? Per essere libere? Buttate via quello che avete in mano. Tornate a essere liberi, senza lo schermo davanti agli occhi. Dovete tornare a essere il presente della vita, non il passato che ha dato la vita al futuro.
non è un passaggio alla borraccia, è un passaggio di tempo la vita. Hanno sbagliato il tempo con la vita, stanno correndo dietro al tempo per arrivare in tempo al tempo che hanno chiesto al tempo. Ma non è tempo del tempo, è un tempo inventato dal tempo. Vivi nel tempo determinato dall'uomo, però vivi nel corpo di Dio, non dell'uomo, di Dio. E te in tutti questi anni che hai vissuto per strada, hai mai avuto dei ripensamenti di tornare indietro nella vita? No, perché poi alla fine le scelte vanno fatte. Non vanno dette e lette, vanno fatte. Detto e letto non è fatto, è detto o letto. Fatto di viverla dentro, senza farti la grossa pubblicità come fanno in molti. La pubblicità ti fa capire le fantasie. Non fa la pubblicità, fallo. Senza che gli altri lo sapranno dopo. Perché non hanno capito ancora dove è il tempo della vita. Il centro della vita è il tuo corpo, il tuo spirito è il centro della tua vita. Lo stai disperdendo nel centro che l'ha dato il centro, in lui. Perché la gente segue il cellulare ma non guarda il cellulare, guarda che la batteria non arriva all'1%, o se no poi il cellulare si spegne. È un'illusione. Siamo una maga Circe, il circo mediatico. Antica d'Ulisse. Hanno la laurea dove la U è rea e hanno laurea dove AU, la spina elettrica, è rea. Sono due cose diverse, però formano due frasi diverse. Una è il centro e una pone la parte posteriore al centro, alla colpevolezza del centro. Sono vuoti all'interno e vuoti in tutti i punti che hanno visto, perché non ricordano niente, guardano tanto e poi non ricordano quello che hanno fatto. O forse lo ricordano perché dicono tanto lo faccio tutti i giorni e non perdi tempo. Paolo e Francesca sono questi. Invece loro lo fanno così, che se lo metti così diventa così, però se lo metti così diventa sei, essere sei. E questo quando parla il telefono diventa 9. 6, 7 al setto nasale, l'8 e l'occhio di traverso. Il centro della numerologia è quello. La bocca che fa andare al naso e il naso che conduce l'occhio alla bocca, la parola. L'ascolto viene dopo, poi intanto arriva la parola. Come hai imparato tutte queste cose sui numeri e le parole? Ho giocato dentro e sono andato a scoprire. Non c'è nessuno che te lo può insegnare. Solo la vita ti può insegnare quello che sei, non quello che hai. La vita di quello che hai non interessa niente. Tanto hai sempre le mani libere. Tutto quello che porti dentro, all'esterno, va tutto fuori all'esterno. Tutto quello che mandi dentro all'interno, va fuori all'interno, via all'esterno. Io sono intestato all'intestino, la Costituzione è la sana robusta Costituzione mentale, non statale. Hai capito chi sei te? Qualcosa. Però sono gli altri che non riescono a capire cosa stanno facendo, quello che non riescono a capire di se stessi.
non riescono più a capire cosa sono. Perché? Perché li hanno immobilizzati. Stanno scalando le sabbie mobili. Non riescono. Sono nel regno dei ragni, la rete, perché hanno messo tanta protezione all'uomo che oramai avrà paura pure di se stesso, perché non riesce più a muoversi con la trasparenza. Roberto, come te passi le tue giornate? Vivo. Hai degli hobby? Disegno, scrivo, poi vengo qua, cerco di vendere, poi vado dove dormo, domattina disegno, poi vengo qua a vendere. Passi le tue giornate sempre alla stessa maniera? Filologico. Non ti senti annoiato? Ah, mi sto divertendo. Mi sto divertendo a vedere la gente che non capisce quello che sta facendo, che invece di essere qui dovrebbe essere da un'altra parte. Stanno solo perdendo tempo, gli stanno facendo perdere tempo, eppure non hanno tempo. Se c'è una fiamma accesa dietro, col telefonino la vedi davanti, sei bloccato, dove vai? Ce l'ho davanti o ce l'ho dietro? Non mi ricordo. C'è un lavoro che ti sarebbe piaciuto fare nella tua vita? Per comprare un telefonino? No, ma non per comprare, solo per un lavoro tipo, che ne so, un giornalista, attore, lavoro di guadagno. Lavoro di vita. Il lavoro della vita è già un lavoro. Già il lavoro della vita è un lavoro. Portare a compimento quello che vuoi di te stesso, che sia, non che è. E perché secondo te molte persone cercano di riempire il loro tempo con un lavoro, con la frenesia di trovare un lavoro, oltre che guadagnare soldi? Per crearsi delle illusioni. Quando entri a casa apri la porta, la prima cosa che fai è apri un cassetto e la tiri. Allora la apri e poi la tiri. Tutto contrario. Spingi perché il televisore venga alla porta a te, uguale alla porta quando entri, spingi e poi la spingi. È tutto, anche la casa, è tutto controsenso, legata. Sfido la mattina qualcuno che si alza dal letto e quando mette giù il primo piede dica presente, sono ancora vivo. Gliene frega un cavolo. Ti senti solo te? No, No. la solitudine non è la solitudine. La solitudine la riempi con te stesso. Perché naturalmente fai sempre qualcosa che ti piace, ti fa passare il tempo. Ma se non fai le cose che non ti fanno passare il tempo, domani non sai cosa hai fatto del tuo tempo. E dunque sarai vuoto. Solo vuoto. Invece l'amore ti manca in questi anni? No? L'amore è in tutto ciò che vedo. Come? L'amore è in tutto ciò che vedo. Già essere vivo è già amore. Alla vita. Una persona accanto, una donna nuova, non ti manca? Hai avuto? Ho avuto, ma Basta. la strada mia deve essere dritta. Non deve essere costeggiata. Hai mai desiderato una famiglia? Forse. Non me lo ricordo.
Qual è l'ultimo sogno che hai fatto? Lo ricordi? O quello più ricorrente? Non sogno la notte, perché quando quello che non sogno la notte lo butto giù la mattina quando disegno. Ah, ecco, da cosa trae ispirazione per i disegni? Dai sogni, Dai sogni. che non riesco a vedere, e li porto alla luce. Non ce l'hai in te, quando disegni non hai in testa quello che vuoi disegnare. È la mano che scrive, l'occhio lo segue e il cervello compone. E il cervello compone gli aperture dello spazio per trovare qualcosa. Non è la mano. La mano è un frutto, il corpo è un altro. Ma come ti senti quando disegni, quando butti fuori questi sogni? Tranquillità. Da quanto tempo è che disegni? 5-6 anni. Prima cosa facevi? Imparavo, Bravi? piano piano. E come riuscivi a guadagnare qualche soldo? Vendendo. Come? Vendendo i primi disegni. No, ma prima che disegnassi. Vabbè. Vivevo. Però da mangiare non manca in Italia. Non hai mai avuto difficoltà a stare per strada? Per dormire, per mangiare? Te la sei sempre cavata? Sì. Se sono arrivato fino a qua me la sono sempre cavata. Quanti anni hai ora che vivi per strada? 50. Adesso sono 30. 30 anni? Sono tanti. No, ce n'è ancora un po' da fare. Hai paura della morte? Perché? Hai paura della vita? È la stessa cosa. Fa parte della vita la morte. È esperimento della vita e la morte. Non devi aver paura. Di cosa hai paura? Tanto. È il sole che c'è dietro il muro, la morte. Apre un altro sole e inizia un'altra vita. Un altro punto. Non te lo ricorderai. Però saprai di essere stato. Perché lo ricorderai col tempo. Non con la ragione del tempo. È il tempo che ti dona la possibilità di capire. È lì che l'uomo non riesce a entrare, perché ha paura di capire. Te sei credente? Sì. Dio ci ha dato la possibilità di credere in Lui perché Lui ci ha concesso di Lui essere Lui. Come? Dio ci ha dato la possibilità di essere noi perché noi siamo già essere di Lui. L'uomo è già Dio in per sé Dio, è una piccola parte del corpo di Dio, non morirà mai, perché ritornerà sotto un'altra luce, sotto un'altra vita, sotto un'altra possibilità. Perché Dio ha donato all'uomo la possibilità, solo che la possibilità sta facendo la sua ingegnosità di distruggerla, la possibilità di Dio. Sta camminando troppo forte. Hai capito che segnale è questo? È la ruota dove l'animalino gira dentro. E allora la ruota della terra sta andando troppo forte, perché tutti camminano. Il famoso trattato di Tutankhamen, tutti in cammino. La parola team vuol dire tecnologia e metodologia. Vuoi ottenere uno schiavo? Rendi lo schiavo di se stesso, a parte il corpo di se stesso. Qual è la prima cosa che faresti te per cambiare il mondo, per svegliare le persone? Quale sarebbe il primo passo? Tanto comincerei a tirare via tante scatole per topi che non servono a niente. Ma la scatola per topi non è altro che il guinzaglio messo ai piedi
perché l'elettricità te la pusi sul piede. Blocco. Parlo dai piedi per bloccare il corpo. Sei una pianta mobile, non sei una pianta stabile. Non ho la catena, non ho l'orario da seguire perché non ho l'orologio. Io non seguo il tempo. Il tempo non ha tempo. Vuoi lo spazio del cielo quando ho già lo spazio della terra? Quanti spazi vuoi in te stesso? Io soltanto tempo.